Buongiorno amici del canale. Oggi ho la fortuna di avere questo bellissimo armadio a un'anta. È bello, perfetto, dritto, in bolla, quindi la porticina è proprio perfetta e non farò molta fatica nel colorarlo. Quindi posso divertirmi con qualche tecnica in più perché non devo lavorare a rimetterlo a posto, vero Franco? Per questa ispirazione di oggi uso due colori Magic Pen che sono ormai un cavallo di battaglia. Il Dark Sand, che è un colore chiaro, è un avorio tendente al grigio, proprio il colore della sabbia del mare, però unito allo Sugar Paper. Sarà poi anticato, avrà delle righe speciali e metteremo anche un fregio per, diciamo, renderlo più romantico. Il tutto sarà veramente in stile, non voglio dire shabby chic, però ci si avvicina. Partiamo. Parto aggiungendo questo bellissimo fregio nella parte superiore della cimasa, qui. Perché metto questo fregio? Perché altrimenti sarebbe uno stile forse troppo country, voglio impreziosirlo leggermente. Questo fregio ha subito una piccola rottura, mi è appena caduto di mano, ma non importa, sapete che sono assolutamente plasmabili e nel momento in cui lo incollo alla superficie non si vedrà dove è stato rotto. Quindi non vi preoccupate, anche se per caso acquistate un fregio e vi cade, si rompe, non capita nulla, si può tranquillamente usare. Io uso una colla per legno vinilica, è perfetta per far aderire bene i freggi a qualsiasi superficie e poi ci sparo qualche punto perché almeno sono più veloce e assolutamente non creo danni all'ingresso del chiodo nel fregio. Metto un po' di colla in alcuni punti più larghi, più ampi e poi con un pennellino spalmo bene su tutta la superficie del fregio perché comunque deve aderire talmente bene che deve sembrare nato lì, non deve sembrare incollato in un secondo momento. Quindi è importante far aderire il fregio bene dappertutto. Faccio aderire il fregio qui e cerco di essere il più possibile precisa e dritta. Metto un chiodo in modo da tenerlo fermo. In questo modo poi posso regolare l'altezza e capire se sono dritta. Adesso lo abbasso leggermente e cerco di capire se sono dritta. Con un pennellino sporco di acqua andiamo a togliere via tutto l'eccesso di colla. In questo modo, quando asciugherà, non si vedrà l'adesione e la colla. Come base su questo bel mobile usiamo il Dark Sand. Ne metto un po' qui dentro, nella mia vaschetta, perché poi oggi lo stenderò sia a pennello che a rullo. Avete capito bene. A rullo perché ci metto di meno, spreco meno prodotto, ma soprattutto perché riesco a ottenere la texture che io voglio. Oggi utilizzo Magic Star all'interno della pittura, in questo modo avrò una finitura leggermente materica. Qui dentro ne ho ancora un po', più o meno un cucchiaio. Inizio a girare. E poi aggiungo pian pianino. Ricordate che le proporzioni sono più o meno sempre le stesse, ma dovete creare voi la texture, nel senso che non c'è una regola prestabilita di quanto addensare. Più polvere metti e più diventa materico. Ovviamente è meglio aggiungerne un po' per volta. Io adesso ne ho messo un cucchiaio, ho finito il barattolino e ne aggiungo ancora più o meno 2 cucchiai. Ho fatto più o meno 3 cucchiai su 200 grammi. E voilà. Ora giro bene. Ricordatevi che è impalpabile, quindi vola. Quindi quando miscelate la Magic Star al colore, è bene fare prima dei movimenti circolari in modo che miscelate e poi movimenti da sopra a sotto, così non vola. Utilizzo il mio rullo, quello leggermente più grande, di diametro anche più grande, così ci metto di meno. Io uso il rullo a pelo corto, ma se volete potete utilizzare anche quello medio. Ricordate sempre che più il pelo è lungo, più assorbe pittura, più è corto, meno assorbe. Io uso quello a pelo corto perché ha una superficie abbastanza liscia, quindi anche se è di legno grezzo, comunque ha una finitura, ha un flatting e quindi non assorbirà troppo colore. Ricordate ovviamente che prima di partire con il colore bisogna fare aba e io ho già fatto aba ieri. Mi tengo vicino anche un pennello a punta perché? Perché vado prima col pennello a punta negli angolini e poi con il rullo nelle parti lisce.
La coprenza utilizzando la polvere Magic Star è veramente elevatissima, guardate. E voilà, faccio tutto il bordo. E ora prendo il rullo. Passeremo sicuramente 2 volte il rullo, ma questa bucciatura, questa parte molto marcata è proprio ciò che voglio. La prima passata ovviamente la tiro un po' di più, in modo che il colore sia bello uniforme e aggrappato. La seconda stesura la tiro un po' di meno, in modo che il colore sia più definitivo. Coprire grandi superfici come questa con il rullo è ancora meno faticoso. E voilà. Ho smontato il pannello della porta perché lui sarà il protagonista e avrà una bellissima lavorazione, così lo colorò anche meglio. È sempre bene lavorare certe superfici in orizzontale, in questo modo non ci sono colature o accumuli. Seconda mano, un po' meno materica, quindi ho messo solamente un cucchiaino di polvere Magic Star invece di 2. Ho comunque una bella texture e la stendo, guardate, in questo modo. Prima sempre con il pennello e poi nella parte più lunga, la parte della porta, a rullo. Vedete come aiuta la coprenza, oltre che la matericità, l'aggiunta della polvere? E voilà. Io mi aiuto con il rullo a stendere la vernice, ma poi continuo anche con il pennello, perché voglio avere una pennellata molto molto materica, così. Mi aiuta ad avere una texture bella vellutata, ma materica, come se fosse un tronco di legno. Sugar Paper, un azzurro molto bello, molto vivo, messo solo in alcuni punti. Io utilizzerò questo colore su questa parte, poi farò questa parte e poi farò questa parte. In questo modo avete già capito che non andrò a dare questo tono azzurro su tutto il mobile, ma solo in alcuni punti, perché metterà in rilievo la scocca del mobile. Ovviamente poi io andrò anche a anticare e quindi alcune cose che ora vi possono sembrare un po' approssimative, nel momento in cui tu le antichizzi diventano molto vintage. Quindi mi raccomando, non andate a impazzire quando fate il bicolore perché c'è sempre un trucco. Prima passate il pennello su tutta la superficie in questo modo, facendo il vostro bicolore con tranquillità. Dopodiché, se avete sporcato il bordo, alleggerite. In questo modo farete prima, non dovrete mascherare e il risultato sarà molto bello. Ora ritocco per bene e stendo l'azzurro su tutti gli altri punti. Su questa porta faremo delle righe particolari, perché sono delle righe non in orizzontale, ma svasate, faranno un'insenatura. Cosa facciamo quindi? Misuriamo prima metà della porta, dopodiché facciamo le nostre righe anche con il nastro carta. Io disegno una riga con la matita, facendo la metà della porta. Purtroppo questo pannello non è perfetto, perché non è un rettangolo perfetto, ma che cos'ho che mi aiuta? La luce della prima pennellata, e quindi si nota dov'è, diciamo, l'ingombro che si vede, la luce. Quindi ho fatto metà e ora tiro una bella riga. La mia metà è esattamente a 28 cm,5. Mi sono già fatti i miei puntini e ora metto la riga e tiro così. Leggero, ovviamente, non calco troppo. Se voglio cancellare poi con la gomma lo posso fare, altrimenti copro con la pittura.
ho già la metà della mia porta. Ora cosa farò? Prenderò il mio nastro carta, la mia matita e misurerò. Io partirò più o meno da qui, dove ho l'angolino della mia misurazione, e anche da questa parte qui, dove ho l'angolino. Ogni 10 cm faccio un segno, perché partirò con nastro carta, quindi 10, 20, 30, 40, due numeri, 50. Ovviamente faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Abbiamo già mascherato con il nastro carta per darvi un'idea di quale sarebbe stato il disegno finale. Quindi delle righe che vengono all'ingiù e che creano le segnaletiche stradali, perlomeno così dice Franco. No, in realtà sarà molto bello l'effetto finale, incorniciato da questa bella cornice che ha il nostro mobile, però faranno questa specie di triangolo. Quindi abbiamo misurato 10 cm, perché 10 cm è la larghezza della riga. Ovviamente scendendo bisogna scendere sempre un po' di più, quindi continuiamo. Ora io parto dalla punta di questa riga e vado qui, dove prima ho segnato i miei 10 cm. Il nastro carta è da 5, così sono bella sicura di non andare a sbavare. Ora faccio al contrario, qui è dove ho segnato i miei 10 cm e questa è la punta del nastro carta. Faccio aderire bene. Tra poco, mi raccomando, vi faccio vedere come si fanno le righe perfette senza sbavare, quindi occhio, perché è un passaggio da non saltare. Io finisco. Con il colore di fondo, ovvero il dark sand, passo sulle righe. Questo bloccherà il nostro nuovo colore, non faremo sbavature. Così. È una specie di sigillante. Ora con lo sugar paper coloro le mie righe. Un altro trucco per non avere mai righe sbavate, ricordate, è togliere sempre il nastro carta quando è ancora umido di vernice. Questo vi aiuterà anche a non scollare mai la vernice sul ripiano sottostante. Quindi ora io velocemente faccio le mie 2 righe, belle, colorate, piene, in modo che sia rifinito, e tolgo subito il nastro carta. Così. Rifinisco qua. E ora, nella prima parte, elimino subito il nastro. Uno e 2. Ovviamente qua ho la riga della matita, ma poi prendo una bella gomma e la cancello, oppure ci passate sopra col colore, fate voi. Anche qui coloro la mia bella riga. E tolgo subito il nastro carta nella riga prima. E voilà, precisissime. Vediamo com'è? E voilà! Allora, in questo momento è preciso tutto il colore e non va molto bene, voglio anticarlo tantissimo, ma è un effetto molto molto bello. Mi piace molto il mix con il fregio e questa modernità data dalle righe a lisca di pesce. Ora, ennesimo passaggio, prepariamo il lavaggio per anticare il mobile. Per anticare questo bel mobile ci devo andare un po' pesante. Cosa vuol dire? Che alleggerirò con un panno umido e acqua, ma devo assolutamente dargli un'allure un pochettino più vintage. Creo quindi una texture molto acquosa che andrà a slavare il mobile. Farò poi anche una moscatura con alcuni di questi colori, però tutto in un secondo momento. Una cosa è sicura, avendo una base molto chiara devo assolutamente andare a scurire abbastanza, ma senza scaldare troppo o raffreddare troppo. Questa è la motivazione per cui davanti ho questi 3 colori. Io parto con il London Fumé, ne metto più o meno nella mia ciotola 2 cucchiai, tanto faccio sempre in tempo ad aggiungere. Poi ci metto un goccino di vintage, perché il mio color cioccolato tabacco forte, grintoso, e mi serve per dare proprio
la forza a questo colore. Ne metto ancora uno, più o meno ho messo anche qua 2 cucchiai. E per finire un po' di corteccia, il mio marrone caldo che va a stemperare il tutto. Ovviamente io annacquo moltissimo oggi, il 200%, quindi sarà un lavaggio molto molto acquoso perché ovviamente non voglio andare a sporcare troppo la superficie in profondità, voglio che sia un lavaggio molto delicato e molto leggero. Vado, ho messo moltissima acqua, giro, controllo bene il mio colore, devo cercare di capire se mi piace, come vedete è acquosissimo. E sicuramente farò molta poca fatica nello stenderlo sulla superficie perché il lavaggio più acquoso e ovviamente meno macchia e più scivoloso. E ricordate sempre un trucco, se volete fare questo passaggio molto più alla leggera, senza pensarci troppo e senza rischiare di sbagliare, potete prima fare una mano di protettivo, passare una mano di protettivo, quello che volete, opaco sarebbe il top. Io non lo faccio perché adesso ho poco tempo, faccio che andare direttamente con il lavaggio. Ricordatevi anche un'altra cosa, ogni tanto col pennello girate perché ovviamente essendo molto diluito tende un po' a dividersi. Vi dovete tenere vicino dei secchi con acqua tiepida e una spugna, io li ho già qua pronti, ne tengo 2 così sono più veloce. Mi sono messa comoda e seduta perché voglio proprio godermi questo passaggio. A me piace moltissimo questa tecnica, mi sono tenuta oltre che lo straccio bagnato e il secchio che è qui, anche un panettino abbastanza asciutto. Il mio composto è qua e come vi ho appena detto ricordatevi sempre prima di prendere colore di girare e scolate abbastanza. Il fatto che io ho steso alla base il colore materico mi aiuta assolutamente adesso a creare questo passaggio con più serenità perché io so che ho sotto una superficie, diciamo, che beve molto molto grezza e che mi assorbe una percentuale di lavaggio. Ovviamente il lavaggio deve sempre andare in profondità, quindi non fate l'errore quando fate questa tecnica di non schiacciare, di non andare in profondità, è importantissimo. Ovviamente ci sono da fare poi anche bene gli angolini interni, quindi i rigolini del cassetto, ma lo faccio poi più tardi aprendolo e rifinendo per bene. Io ora mi soffermo alla mia prima campinatura, che è questa parte sottostante. Mi raccomando, se cola verso altri lati togliete perché altrimenti ve lo macchia. E quindi io rifinisco il mio rettangolo, che si tratta di questo, dove c'è la base del cassetto, la parte sottostante del mobile e le gambotte. Ovviamente, come vedete, si nota, alleggerisco moltissimo, però sono partita dal fondo proprio perché voglio che voi vediate la grande differenza tra questa base che è stata lavata e alleggerita e questa base che invece ha ancora il suo colore naturale. È enorme la differenza. Ora io pian pianino col mio pannettino lavoro la superficie, come vedete in alcuni punti tolgo di più, in altri tolgo di meno e vado a creare questa prima anticatura. Chiaro che nella mia mano tengo il mio pannettino umido perché nel momento in cui ho asportato tutto il primo strato di lavaggio vado poi a definire alcuni punti in cui voglio che magari venga fuori di più il colore chiaro sottostante. Sono partita dai contorni perché altrimenti sarebbe colato. Adesso invece vado nella parte centrale. Anche se fa molto caldo, io ho volutamente tenuto il lavaggio molto molto bagnato, molto annacquato. In questo modo ho avuto più tempo per alleggerire e non creare delle macchie antiestetiche. Ricordate sempre che dove ci sono le maniglie c'è un po' più di usura, quindi faccio questo. Dopo andrò anche a carteggiare delicatamente, quindi posso sempre modificare il tutto, anche qui. E voilà. Ora, se ci sono dei punti che volete schiarire ancora di più, basterà passare leggermente il panno bagnato. Che ne so, questo bordino. Vedete che l'azzurro viene fuori un po' di più. Se volete di nuovo invece camuffarlo, vi basterà riprendere il panno asciutto e ripassare. In questo modo, guardate, camuffate. Così.
È molto facile questa tecnica, basta semplicemente capire come funziona. Il panno asciutto toglie un po' di meno e vi aiuta a alleggerire, il panno bagnato toglie un po' di più. Così. È importante però capire che non si va a spalmare il colore su tutto il mobile o su tutta la parte frontale. Vedete? Io ho fatto semplicemente per partire la parte sottostante, così calibro il colore, capisco se mi piace, capisco se viene bene l'effetto che voglio dare al mobile. Adesso faccio la parte dell'anta centrale, poi faccio un lato, poi un altro lato, si ragiona a piccoli pezzi per volta. Parto anticando la parte centrale delle righe, ovviamente, perché il mobile o lo si antichizza tutto o non lo si antichizza proprio. Ricordatevi sempre di non mettere troppo colore quando fate il lavaggio, perché tanto più ne mettete più ne asportate. Deve essere il giusto, eh? Ricoloro il bordo, mi accerto che sia tutto fatto bene nella parte interna. Parto con il mio panno asciutto, seguo leggermente le righe per quanto possibile e vado a alleggerire anche subito i bordi. Giro perché qua è molto umido e mi lavoro la superficie in modo che quasi non si veda il passaggio dello straccio. Questa parte è fondamentale. Quindi vado ad alleggerire ancora moltissimo dove vedo che è umido, anche con movimenti circolari. Basta alleggerire in questo momento, basta togliere la parte in eccesso di umido. E adesso lo giro ancora, che sia bello asciutto, e massaggio per mantenere la riga. Ricordate che qua la base materica ci aiuterà in un secondo momento quando poi faremo il décapé, perché sarà poi lì che verranno fuori tutte le sfumature di colore, quelle date dal colore e quelle date dal lavaggio. Guardate questo passaggio molto attentamente, nello stretto, perché con questa spugna abrasiva vi faccio vedere tutto quello che viene fuori da questa lavorazione. Questa tonalità che viene fuori è ovviamente il fondo e ora passo il panno, si vede ancora di più. Possiamo ovviamente enfatizzarla ripassando la spugna abrasiva. Questa marezzatura non è un antico, però diciamo alleggerendo perché viene fuori il colore di fondo. Vado sull'azzurro. Ed ecco qua. Ora passiamo la cera jasmine per proteggere tutto il mobile. Guardate, il colore cambia perché si tonifica, diventa più vivo e mette anche in evidenza di più i segni creati ovviamente dalla levigatura. C'è un segreto che io non vi ho detto. In alcuni punti ho carteggiato con la spugna abrasiva e in altri ho usato la mia super levigatrice inserendo una carta vetro da 150. Quindi se anche voi volete ottenere un risultato come questo, bello, omogeneo, su grandi mobili usate questo trucco, magari a mano è un po' pesantino. Chiaro che bisogna avere una buona levigatrice con una buona piastra morbida che vi concede proprio di utilizzarla, di essere utilizzata per questo metodo, perché non tutte le levigatrici vanno bene appunto per il décapé come ho fatto oggi io.
Queste righe mi piacciono moltissimo. E a te, Franco? Meno male. Proteggo tutto il mobile e tra poco ve lo faccio vedere arredato. Anche questo restyling è finito. Come vedete oggi vi ho proposto una cosa un po' più classica, era un po' di tempo che non mi proponevo un restyling del genere, però questo è per ricordarvi che i mobili hanno la loro storia, sono loro a dirvi come devono essere, diciamo, creati, colorati, modificati. In una casa contemporanea starebbe bene un mobile del genere? Forse no, ma in una casa senza tempo, un casale, una casa di campagna, una casa con delle finiture classiche, starà sempre bene un mobile di questo tipo. Non per forza bisogna smettere di pensare allo stile shabby chic, country chic, provenzale, come un qualcosa di passato, come un qualcosa che non è più di moda, perché non è così. Sono le case, sono i mobili a decidere come devono essere mantenuti anche nei toni, nelle patine, nelle finiture. A me piace moltissimo, mi piace molto anche l'idea di aver arricchito la parte superiore con questo fregio, soprattutto perché era vuoto e mi sembrava troppo spoglio. La riga obliqua un po' rimoderna, fa cadere l'occhio su questa parte centrale che è molto molto bella secondo me. E in realtà poi la patina, diciamo vedo non vedo, carteggiata, fa notare anche le varie tonalità di colore. Per questo mi piace, perché non è scuro, non è opaco, non è totale, ha una marezzatura molto molto particolare. Dentro poi è utilissimo, perché se guardate bene, 1, 2, 3, 4 ripiani, quindi il mobile è perfetto anche per una credenza da mettere in cucina, se avete lo spazio. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e se volete vedere altri contenuti come questo, perché le mode non passano mai, basta farli bene i mobili. Ricordate che Magic Paint si trova solo dai rivenditori Magic Paint sul sito magicpaint.it o sull'unico sito italiano che la rivende, ovvero easyrom.com, mai su Amazon, proprio mai, Ciao!